Guardate quanto carica. Ma cos'è sta roba? Ok, guardate che roba! Il Vanish! No, vabbè ragazzi! Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Unfair Family, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Oggi andiamo a provare il nuovissimo Goku Black Rosé, un'unità che ha il potenziale di essere il miglior personaggio free to play del gioco. Sarà effettivamente così? Sarà all'altezza di Kid Buu e di tutti gli altri personaggi free to play che il team di sviluppo ci ha consegnato nell'ultimo periodo? Beh, siete capitati nello showcase giusto per scoprirlo. Ricorda ragazzi ancora non iscritti a questo canale di premere sul pulsantino iscriviti e di lasciare un bel like per supportare tutto quanto il mio lavoro. Torniamo contenuti a tema Dragon Ball Legends praticamente ogni giorno, siamo in live praticamente ogni giorno anche su Twitch, quindi mi raccomando, se non volete perdervi nessun contenuto a tema Dragon Ball Legends, beh, questo è il canale che fa per voi. Detto questo, ci portiamo direttamente in gioco, andiamo a provare questo Goku Black e scopriamo se il Team Future è finalmente ritornato alle vette di un tempo. Let's go! Ed eccoci qui ragazzi, schermata principale di Dragon Ball Legends. Davanti a noi il nostro Goku Black Rosé, personaggio di colore Yell che andremo a giocare all'interno di questo team. Vi mostro rapidamente gli equipaggiamenti. Abbiamo optato per una scelta Strike Oriented, quindi Kaioken, Team Man e equipaggiamento Awaken del nostro caro Tag Future. Vi vado ad analizzare molto rapidamente il kit di questo personaggio, perché ovviamente sapete già tutti quanti quello che fa. Abbiamo uno strike attack di base veramente buono, 235.000 a 2 stelle red, lo potete portare sugli stelline, vi ricordo, con l'apposito evento e facendo le missioni che vi consegneranno Multizeta Power. L'evento vi basta skippare un sacco di energia per ottenere le medagliette da scambiare nell'apposito Exchange Shop. Arts, abbiamo la strike che infligge il 50% di bleeding sul nostro avversario, quindi abbiamo una buona possibilità di infliggere questo downgrade. Abbiamo il God Slicer che infligge un 30% del danno strike ricevuto all'avversario e infligge heavy bleed al 100%. Forma d'attacco, carta verde, è abbastanza banale, carichiamo il Ki, aumentiamo lo strike damage e infliggiamo al 100% con la prossima strike o blast un heavy bleed sull'hit e in più cancelliamo gli enemy buff per 2 volte. Main ability, andiamo a potenziare un pochino il nostro Black Rosé per quanto riguarda il danno strike inflitto del 30%, riduciamo il costo delle strike e ci curiamo del 35%. Disability Future, Strike Attack and Defense e 15% ai personaggi che sono Powerful Opponent e Future Base Blast Defense. Per questo lo giocheremo all'interno di questo team. Unique Ability, abbiamo i seguenti effetti quando il personaggio entra in battaglia: danno inflitto e riduzione del danno non cancellabile ogni volta che il personaggio infligge una strike o una blast quando l'avversario ha un bleeding, un heavy bleeding o un extreme bleeding. Carichiamo il nostro Ki, potenziamo il nostro strike e ci consente di pescare per 2 volte una strike card. Quindi ragazzi, cosa facciamo? Lo giochiamo con Goku Black Rosé e Purple, gli infliggiamo Extreme Blade all'avversario e continuiamo le nostre combo. Ovviamente le cose non finiscono qui ragazzi, abbiamo la possibilità di infliggere un 30% di danno strike in più contro gli hybrid, meraviglioso contro il nostro Gohan Purple che sta ricevendo una quantità di counter allucinante nel meta, e abbiamo i seguenti effetti quando il personaggio è in battaglia in base al numero di timer count che rimarrà in partita. 3 timer count peschiamo una special 2 volte, 6 timer count 20% al danno inflitto e ricarica del vanish del 100%, quindi è interessante ragazzi inserire questo Goku Black per fare un vanish rapido su combo avversaria appena entra in gioco. Dopo 10 count abbiamo infine un key recovery e un danno inflitto generico. Ragazzi, il kit di Goku Black Rosé mi sembra veramente spaziale per un personaggio free to play, sono molto curioso di provarlo, ci portiamo direttamente in PvP e andiamo a vedere come si comporta questo Subarashi Man. Ragazzi, match numero 1, siamo contro un team God Ki veramente ben messo. Io un personaggio red lo porterei durante questa prima partita perché vedo tanti Yell. Pronti? Let's go. Ok signori, match numero 1. Ci siamo portati Trunks e Mai, personaggio vecchio ma allo stesso tempo anche nuovo, che abbiamo usato un pochino, poi l'abbiamo un po' dimenticato. Ricordiamo il cover change di Rosé sulle strike, ovviamente quello purple, Peccato che non sia stata una strike questa. Ok, perfetto. Proviamo, vediamo un po'. Ok, normale. Vi ricordo che dopo 6 timer count il nostro vanish si carica, quindi speriamo di usarlo. Attaccami, per favore. Come on. Ok, vanish carico, vedete? Drop per Zamasu o per Vados, va bene. Ok, andiamo così. Guardate quanto carica. Ma cos'è sta roba?
What? Cioè, carica chi? Potenzia danno. What? Ok. Va bene. Buono il tank. Carichiamo gli HP. Lasciamolo lui. Facciamoci colpire. Voglio provarlo anche difensivamente. Ok. Blast. Ok. Ma le strike card, ragazzi, sono fantastiche. Ok. Va bene. Wow. Zenkai 7? Wow. Ragazzi, prossimo match. Questo Goku Black promette molto molto bene. Andiamo. Ok ragazzi, ci siamo. Questo Goku Black devo dire che mi piace. Già dal primo match ha fatto faville. Che sia stato un caso? Lo scopriremo. Bleeding. Dobbiamo iniziare a pescare le nostre carte. 2 carte. E ricordiamoci del nostro Vanish. Ok. Perfetto. Wow. Sono impressionato. Veramente bello. Ha una capacità di estendere combo che è meravigliosa, ragazzi. Ma che bello questo Future. Questo Future fatto solo di Goku Black, insomma. Ok, forse è meglio la Blast qui. Ok, Goku Black, il tuo showcase. No, 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 non Google. Mannaggia. Cioè, ragazzi, Google cerca sempre di rovinarmi gli showcase con attivandosi random. Poi se riuscite a timare bene il suo Vanish con i 6 timer count entro la quale si ricarica, avete un'arma, ragazzi, veramente, veramente buona. Non solo di danno, ragazzi, proprio un'opzione tecnica che non è da sottovalutare, ragazzi. Dato nelle giuste mani, per me questo personaggio fa i buchi. Sono quelle meccaniche che a me fanno impazzire perché possono fare outplayare l'avversario. Ok, guardate che roba! Il Vanish! No, vabbè ragazzi! Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? No, 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 ragazzi, questo personaggio è assurdo. Questo personaggio è assurdo, ragazzi. Veramente assurdo. Complimenti Goku Black, che personaggione free to play Bandai che ci hai regalato. Prossimo match, mi sto divertendo un sacco. Andiamo avanti. Ragazzi, si va avanti, terzo match contro Team Future. Trunks e Mai, vi voglio con me questa partita. Let's go. Ok, va bene. Abbiamo anche Goku Black nemico, che sarà perfetto da counterare con Trunks e Mai. Speriamo di riuscirci, ragazzi. Non proprio i personaggi più broken di questo gioco. Abbiamo un bel danno da parte del Black avversario. Bello sto strike, complimenti. Io metterei il mio Goku Black Yell, che pare gestirsi in maniera dignitosa i colori di svantaggio. Ok. Ok. Io qui farei tankare a Black Green, più che altro perché abbiamo un po' di green in mano. Non che ci serva, le scarteremo quando ne useremo una. E la main ability che ci fa tornare su DHP. Ok. Andiamo così. Va bene. Attenzione ragazzi, mantenete sempre in mente i 6 timer count, sia per i vostri Goku Black che per quelli dell'avversario, Potrebbero succedere cose spiacevoli. Ecco appunto. Non l'ha sfruttato, ha switchato. Però poteva rimanere secondo me. Adesso non ho contato per bene quanti timer count fossero. Va bene. Ok. Questa fa danno ragazzi, perché fa danno. Fortunatamente non è melee. Ok. Ora tocca a me. Uno. Non metto Rosé ragazzi perché voglio aspettare un attimo. Voglio aspettare un attimo ragazzi. Voglio caricare un attimo gli HP di Goku Black. C'ho l'equipaggiamento apposta per caricare gli HP, quindi lo tengo un attimo. Ok. Un attimo safe in questo modo. Qui rushiamo con Trunks e Mai. Facciamo un KO, che è quello che conta. Va bene sul Purple. Andrei con la Strike, forse un po' meno predittabile. Questo team ragazzi è perfetto perché tutti quanti mettono... Ecco, tac, perfetto. Come non detto.
Questo team è perfetto, cheat. Ok. Un avversario ostico per questo primo terzo match. Primo match. Magari questo è il primo match. Ok. Ora tocca a Rosé. Peschiamo un po' di carte. 1. Ok. Verde per noi. Andiamo avanti. Si cicla. Ok. Mi servirebbe una strike, ma non ce l'abbiamo. Me la peschi per favore? No. Ok. Ah, potevo sfruttare il bleeding e non l'ho sfruttato abbastanza. Se avessi rallentato i pugnetti, ragazzi, quello era KO. Bait, niente bait. Verde per noi. Che dolci che siete. Main ability. Ha saltato. Perfetto. Andiamo così. Perfetto. Perché semmai siete proprio cute. Avete salvato il futuro con questa mossa. Non serve mica Vegito blu e compagnia varia. Ci pensate voi. Tutti quanti resettati. Andiamo con la verde. Rallenta il vanish. Purtroppo qui volevo aspettare. Sapete, 6 timer count sono un pochino più lunghi di quelli che abbiamo visto in questa partita. In questo spot, scusate. Quindi ci abbiamo provato, ma nulla di fatto. Ecco, non tentate di forzare l'attivazione dell'abilità di Goku Black. Se riuscite, timatela in maniera tale da arrivare con poche carte in mano, le finite con lui, ne pescate altre, finite la combo e poi restate il vanish su attacco nemico. Questo secondo me è il modo migliore per usarlo. Comunque, prossimo match. Ok ragazzi, si continua, vediamo un altro bel Team Future contro alla quale andare a giocare. Io questa volta porto il mio Goku Black Green. Andiamo, penultimo match e poi andiamo all'ultima partita. Ok ragazzi, si vola. Se vola. Ok. Partiamo subito con una blue card da parte di Goku Black Rosé. Ci sono un sacco di Future adesso in giro. Peccato che non riusciremo a provare il danno inflitto contro gli Hybrid maggiorato, perché di Hybrid non ne girano adesso per qualche motivo. Hanno tutti paura di incontrare Goku Black Yell, che pare essere l'ennesimo counter che Toshi ha rilasciato per ascoltare la community che si lamentava di Gohan Purple e del dominio hybrid. Secondo me hai fatto bene. Prima con l'equipaggiamento di Gogeta, e poi Cell, poi questo Goku Black. Secondo voi Toshi, domanda per voi nei commenti, hai fatto bene a rilasciare un personaggio come a dei personaggi come questi, no? Che sembrano quasi fatti apposta per rovinare il dominio hybrid, un po' come avevamo previsto qualche mese fa. Sono curioso di sentire le vostre risposte. Tanto qui ci peschiamo 42 carte e possiamo tranquillamente continuare la nostra combo infinita, a meno che non entra Zamasu a rovinarci la fiesta. Andiamo col Rising e ci togliamo il red dalle scatole. Forse la green può essere interessante in questo spot. Non ne avevo tirate altre, credo. Però neanche di blu, quindi forse magari. Tac. L'avevo detta, me lo sono chiamata, ragazzi. Me la sono chiamata. Ok, continuiamo la combo. Direi che andiamo con la Blast. E mettiamo l'altro Goku Black, perché anche lui tra le pescate di Strike non scherza, pescate di Strike, Extreme Bleeding e altre cose più o meno divertenti. Andiamo con la Ultimate Move, così tanto per. I 3 lo riblocchiamo uno assieme all'altro. Sono. No ragazzi, lo riblocchiamo solo uno. Aspetta anche voi, Ok. Main, sicura. Proviamo con la Evo. Vediamo il tackle. Forse sono un po' in ritardo di un frame. Non so se riuscirò. Cioè, ora la strike parte, però non so se riesce a doggiare. Infatti riesce a doggiare, ero leggermente in ritardo. E mine anche te, Goku Black. Sei veramente top, Questi 3 sono pericolosi insieme, Triple Trouble, come li chiamerei io. Ok, finalmente sfruttiamo il cover change. Andiamo con questa? Vediamo se riusciamo a. Peccato, tardi. Cioè, non tardi, non è combabile, però magari l'avversario si addormenta. Sapete, ogni tanto vi parte, no? La green fortunella. Tranquillamente qui finiamo di pugnetti e possiamo andare a terminare il match con Goku Black. No, come non detto. Ok ragazzi, direi che possiamo andare al prossimo e ultimo match. Abbiamo già visto questo personaggio, sono già parecchio soddisfatto e ho già in mente il cosa da dargli. Veramente
veramente spaziale. Ultimo match contro un Fusion che porta Goku Ultra Istinto. Va bene, questo non vogliamo giudicarlo. Io vado ancora con il mio team Triple Trouble. Teniamoci lo showcase e andiamo a parlare di questo meraviglioso Goku Black. Ok ragazzi, last match. Match finale. Il match terminativo. Purtroppo qui Gogeta è immune a tutto e non mi piace questa cosa. Avremo un po' di difficoltà qui a utilizzare le abilità di Goku Black Rosé. E iniziamo a vedere, credo, la sua unica, chiamiamola debolezza. Non pescheremo le sue carte extra contro Gogeta. E in realtà anche contro Vegito, perché anche Vegito, ragazzi, non è che sia un personaggio è immune a tutto. Facilmente downgradabile con qualsiasi cosa. Entriamo con il nostro Rosé. Gogeta si andrà a tankare leggermente la nostra carta. Devo dire abbastanza bene. Purtroppo è immune anche lui, ragazzi. Quindi qui andiamo di tackle sicuro per bloccare la strike. Andiamo di Perfect Vanish. Questo, ragazzi, è da fare più o meno sempre. A meno di timing stranissimi da parte del vostro opponent. Io a questo punto tenterei il KO con Rosé. Ci peschiamo la sua altra strike. E a questo punto andiamo con la main ability. Cerchiamo di evitare l'RR, che è noioso da vedere e inutile per vedere il team. Nel senso, a tirare il RR, lo stavo pensando adesso, no? Perché dovrei tirare l'RR durante lo showcase di un personaggio? Solo per vincere la partita, ragazzi. Se si può, non si tira. Nuova regola, ragazzi. Anche se di solito intrinsecamente faccio sempre così. Intrinsecamente. Ok. A parte quando mi dimentico, ma... qui ho paura che mettendo Goku Black venga lasciato, quindi... Ok. Meraviglioso, andiamo. Canon, più o meno. K. Main per noi, ci curiamo. Bello questo RR, riusciamo a doggiarlo da vicino e aspettare il salto. Ok, ora drop sicuro per Gogeta. Perfetto. E forfait da parte del nostro opponente. Signori, che personaggio, che personaggio. Schermata finale, ne parliamo un attimo e poi vi aspetto nei commenti. Ragazzi, Goku Black Rosé risolleva un Team Future assolutamente non dimenticato, ma che si trovava lì sotto all'interno della top 5, top 6 dei team più interessanti di questo gioco. E questa aggiunta gialla devo ammettere che mi sembra veramente tanto azzeccata. Line-up strike completamente rinnovata dall'arrivo di questo ragazzotto qua, che scomba in maniera veramente pazzesca con Rosé Purple e con il nostro caro Goku Black Green, a.k.a. lo riblocchiamo. Voto finale a questo Goku Black 9,5. Perché perde mezzo punto? Perché fondamentalmente la sua Z-ability non lo rende troppo versatile dal punto di vista dei team in cui può essere giocato. Esistono personaggi, ragazzi, che hanno dei kit e delle Z-ability che gli consentono di essere giocati all'interno di una vastità di team. Questo Goku Black purtroppo non possiede troppi team dentro la quale può essere giocato. Sicuramente il Future è uno di questi. Powerful Opponent potremo andare a provarlo, eventualmente mi inventerò qualcosina, però non è che la Z-ability vada a buffare N.000 tag, ne buffa uno e dà un piccolo bonus extra a Powerful Opponent. Detto questo, direi che il personaggio passa a pieni voti le valutazioni, è un personaggio meraviglioso, credo tra la top 2 e top 3 dei personaggi free to play più forti del gioco mai rilasciati su questo gioco, quindi vi consiglio caldamente di farmarvelo. E ragazzi, le cose non sono finite qui, stiamo parlando di Goku Black Rosé a 2 stelle plus, sicuramente il primo spike interessante all'interno della lista delle stelline di un PG, ma a 14 secondo me questo sarà davvero un trattore. Dani vi saluta, vi do appuntamento al prossimo video e vi aspetta nella sezione commenti. Ciao ragazzi!